Sono un gruppo di lavoro che lavora nella musica come lavorerebbe una band. Cioè, sono una band, non fanno la musica, magari permettono a questa di esprimersi, però sono una band. Chi ha mai sentito nominare Gaio di Spilimbergo, ma anche Pordenone? La gente non sapeva neanche dove fosse Pordenone. Gaio di Spilimbergo era diventata una tappa dei tour europei degli artisti di tutto il mondo. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, no si può comprare un vento, non si può comprare un sol, non si può comprare chuva, non si può comprare un calor, non si può comprare as nuvens, non si può comprare as cores, non si può comprare mi alegría, non si può comprare as flores. vamos caminando, Aquí se respira lucha, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puede comprar mi vida. Ci siamo ritrovati io, Filippo, Giuseppe e la principessa Sabrina, ecco. Ecco, e lì è nato il Rototom, diciamo. Ero anche la più piccola di tutti quanti, no, quindi chiaramente da una parte protetta, dall'altra parte insomma ho dovuto anche tirare fuori le unghie, no? Che succedeva? Non lo sapevamo neanche noi che succedeva, sinceramente. Ci piaceva lavorare con la gente, creare soprattutto un ambiente che a noi sarebbe piaciuto di incontrare in un'altra festa, in un altro festival. L'associazione si chiama Rototom perché il Rototom è un tamburo particolare, un tom appunto, che a differenza degli altri non ha un suono fisso, ma a seconda di come lo giri e come lo muovi cambia il timbro e quindi il suono e quindi anche l'effetto. E questo, a parte appunto essere un nome che ci piaceva perché suona bene, Rototom, e ci assomigliava anche nella filosofia, perché il Rototom comunque faceva qualcosa di rumoroso, però cambiava ogni volta il suo suono e anche quindi l'effetto che faceva sulla gente. Com'era? Beh, il giardino veniva aperto solamente d'estate ovviamente ed è quello che ospitò il primo Sunsplash in assoluto, che all'epoca era il raduno reggae nazionale. Qua l'ingresso alla discoteca e qui c'era l'ufficio produzione, non so se arrivasse fin qua. Qui dentro? Sì, è tutto bruciato anche qua. Diciamo, c'era il bar e sopra noi dormivamo, sopra c'era insomma un appartamento che dormivamo in 15-20 di noi. Come finiva la festa andavi su a dormire, punto di domanda, non sempre si arrivava a dormire. Costa, te lo strano. Fantastico. Schedateli, camicie verdi, schedateli. Al Rototom non c'era solo reggae, ma c'era davvero
tantissima altra musica, non so, dal rock più sperimentale al rap, alla musica elettronica. C'è questa parte del Friuli che è circondata da un bellissimo arco alpino, straordinario, però mi sembrava come un muro gigantesco di una stanza invalicabile. Una realtà che è molto provinciale, quindi con tutti i suoi limiti di chiusura, di ristrettezza. E ho sempre pensato alla musica come a una accessibilità ai luoghi, quindi per me la musica ha sempre avuto una componente geografica fortissima. Filippo è stato il nostro punto di riferimento sul Friuli. Lui prima faceva varie proposte musicali, non era reggae. Io mi ricordo che Rototom, Gaio di Spilimbergo, con un mio amico sono andato perché io non ho mai avuto la patente, non ce l'ho neanche ancora, quindi un posto che per trovarlo insomma non era super facile. Lo ricordo anche, forse mi sbaglio, ma insomma abbastanza sul dark, o comunque un'impostazione di rock, ma quasi ad arrivare ai Cure, insomma, più che a Bob Marley. Ma che strana, a volte penso quanto in fretta passa il tempo, quanto in fretta noi viviamo, sei contento oppure no? In che cosa noi crediamo, che valori inseguiamo, che certezze abbiamo, ha importanza oppure no? Immersi nell'indifferenza, siamo al punto di partenza, forse siamo solamente lancette di orologio. Tic tac, tic tac, tic tac. Un vero e proprio garage di gruppi musicali, vuoi le sale prove all'interno della discoteca lì a Gaio, vuoi le registrazioni. Negli anni 90 e alla fine degli anni 80 non c'era internet, non c'erano sistemi di comunicazione veloce, automaticamente questo ci permetteva di essere in contatto con anche quello che veniva prodotto dal resto del mondo, insomma. Un'officina musicale dove nascevano idee, musica e cultura a tutto tondo. Questi ragazzi sono arrivati da Gorizia e hanno portato questa ventata anche di novità che un po' squarciava il torpore che c'era in una cittadina di provincia e anche diciamo dalla cultura contadina. Hanno avuto la capacità di inserirsi nel tessuto sociale che notoriamente è sempre un po' diffidente, no? Ai tempi d'oro tu non potevi passare di qua che già ti chiamavano. Sì, dovevo nascondere, dovevo fare il giro per di là. Ecco, come stai? Bene. Sì, Anni, Bene. Sei qua adesso? No, siamo qua del Rototom, no, siamo tutti in Spagna. Ah, in Spagna? I vecchi tempi del Rototom. Ah, del Rototom. Come ti ricordi, no? Madonna, chi si dimentica? Ecco. Eravate anche educati voi, perché quando facevate dei concerti grossi, Filippo andava per le case lì vicino a chiedere scusa se abbiamo disturbato. Facevamo il volantino. Sì, portavate il volantino. Io ho aiutato in principio, sì. Prendevate, io vi davo sempre. Era tempi duri. Ma è sempre stato combinato tutto, sempre a posto. Un panino, l'unico è Gianfranco che ci può dare un panino a credito. Gli altri che sono stati mi hanno lasciato il conto tutti quanti. Voi no. Mario, poi dai, vieni qua, dai. Io ho avuto una bellissima esperienza con questi ragazzi qua, eccezionali. Penso come esperienza, diciamo, quasi di vita, forse è stato un qualcosa che questi qua hanno trasmesso un qualcosa di diverso. Un qualcosa, come dire, quasi di una filosofia di vita, ecco, tutta particolare, molto, molto, molto bella, molto pacifica soprattutto. Io non me lo ricordo così, ma quello è il vecchio ristorante. Ecco il direttore del reparto ristorazione. Fela Kuti che arrivò con il seguito di non so quante mogli, figli,
panni stesi, si accampò nel ristorante del Rototom di Gaio per l'infelicità di Giuseppe che non riusciva a lavorare, ma che poi si fece trasportare, insomma, da quest'onda colorata. Un'amica aveva avuto un grave incidente, lei faceva la cuoca del ristorante, il solo ristorante che c'era. Amici mi hanno chiamato per dare una mano, per poter dare il suo stipendio a questa ragazza quando usciva dall'ospedale. E così ho iniziato l'esperienza Rototom. Io avevo circa 14 anni, pesavo 90 kg e avevo una cresta di colore fucsia. Mi sono presentato da Giuseppe per chiedere lavoro, per scroccare l'ingresso alla manifestazione e non dover pagare il biglietto, e mi hanno offerto una bellissima postazione come addetto alle pulizie igienico-sanitarie. Quando ho iniziato a Rototom, parliamo di Gaio, discoteca, ho iniziato come semplice, diciamo, butta fuori. A rivederlo adesso sembra piccolissimo, però insomma era bello, pieno di gente, c'era già una bellissima energia, insomma, cioè c'era il seme di quello che poi è diventato il Sunsplash che conosciamo. Un bel sorrisone da Sunsplash. Il primo Sunsplash è iniziato che quando ho iniziato c'era una persona sola seduta davanti al palco, il gruppo che suonava, e questo ancora col giornale. È iniziato così il Sunsplash. Eccola un altro. Cosa c'è dietro? Le prime 1500 persone che venivano a vedere questo primo Sunsplash era una cosa, diciamo, ma cosa stiamo facendo? Il signor capocassiere ci racconterà di questo innovativo metodo di controllo. È il ragazzo sogghigna perché è stato lui il promotore di questa idea repressiva. Questo braccialetto, metterlo al polso, non perderlo né rovinarlo, perché altrimenti dovrai ripagare. Devi pensare a quando stavamo nel parco di Gaio di Spilimbergo con i primi 2000 affezionati del Rototom, adesso che ce ne sono 200.000, è veramente qualcosa di incredibile. Bueno, la prima idea è stata in un giardino a Spilimbergo, ma era proprio un'idea, era una bozza. E arrivare a oggi mantenendo la festa tra amici, però costruendo ormai una piccola città. E la cosa bella è stata che la stessa gente ci aiutò all'epoca, chi si è messo in cucina, ma clienti se parlo, chi si è messo a lavare i piatti, chi si è messo ad aiutarci a vendere la birra in maniera totalmente spontanea. Ricordo i turni che mi dava Giuseppe dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino, erano proprio un turno massacrante però anche divertente. Questa sera a Rototom! Sono le 9:30 del mattino di un 6 luglio 1996. Stiamo parlando dei primi anni 90 ed abbiamo iniziato con un mezzo che a me veniva facile, che era quello della radio. Da Gaio di Spilimbergo si sono inventati di trasportare un segnale radio sino a Venezia attraverso una serie di ponti radio sparsi tra la Carnia, le Prealpi. Ovviamente questa cosa ha funzionato con tutte le difficoltà anche di un clima che si può incontrare nelle Prealpi, la pioggia, il vento, il temporale. Tra poco nuovamente Radio Festival in console fino a mezzogiorno, Andrea Gusmatti. Da mezzogiorno alle 16, Vito War. E da lì è stato un successo perché questa idea di raccontare un festival, far ascoltare la musica dal vivo per così tante ore è stato quasi un motore che in qualche maniera ha posto il turbo all'identità di Rototom Sunsplash.
comunque era una professionalità inventata, tutta gente che si è fatta le ossa sul campo, ha provato a fare le cose, evidentemente aveva un talento. C'erano tante spese, pochi soldi. Ecco, a Rototom una cosa che si è vista raramente sono i soldi. Che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottraggo, almeno ci sto provando. Sento mamma, sento me, sento Zulu. Stavano tante cose a loro che non ci stanno più. Stavano tante partite che... Come voi siete cresciuti, Alfredo Follia è cresciuta in Italia, no? Corrita televisione, ti fatta faccia nuova, ma se stesso bruglione. Siccome mi sono rotto cazzo, ma va bene. Che però c'è sta chiunità, ma fatta sta canzone. E cerco di invenuccia una sta.